Qualche anno fa ho vissuto in Giappone, ho fatto il bagno con dei boss della Yakuza, mi sono perso nelle grandi metropoli e ho ritrovato me stesso nella vasta natura incontaminata grazie a un albero solitario. Ti racconterò di usanze e luoghi di cui forse hai già sentito parlare e altri che forse non hai mai sentito nominare. Ogni puntata una nuova scoperta. Questo è Odore del Giappone. Buon ascolto e buon viaggio ovunque tu sia. いらっしゃいませ。一番線到着の列車は夢が天王寺方面。C'è un luogo, una città, che è un portale per un Giappone diverso, non convenzionale. Sto parlando di Osaka. Oltre al fatto che la sua vicinanza con Kyoto e Nara rendono Osaka un'ottima base da cui partire per visitare il sud del Giappone. Osaka e i suoi abitanti sono molto aperti nei confronti degli stranieri, di noi gaijin. Immagina, come è successo a me, di uscire dalla stazione di Osaka e nel 2009 affidi la cartina per trovare l'hotel al compagno di viaggio che parla giapponese, ma che scoprirai da lì a pochi minuti non sa come ci si orienti con una mappa in mano. Dopo una ventina di minuti che cammini, intuisci che vi siete persi, visto che l'albergo in teoria si trova a 5 minuti dalla stazione. Attimi di sconforto e smarrimento quando dal nulla spunta lui. Un ragazzo che vedendovi in difficoltà si ferma per chiederti se vi serve aiuto. Di tutti i 2.750.000 abitanti di Osaka, ripeto, 2.750.000, la sorte vuole che incontri uno studente di moda che ha vissuto quasi un anno in Italia, che è felicissimo di parlare con degli italiani e ti dice di aspettare lì dove ti trovi, perché deve tornare a casa e stamparti la cartina di Google Maps con il percorso che ti porterà dal punto in cui sei ora all'albergo. Rimani lì, fermo, sotto il sole di agosto, incredulo per il colpo di fortuna. Dopo pochi minuti torna, ti porge la cartina e ti accompagna fino all'ingresso dell'hotel, per poi uscire di scena con i migliori auguri di un buon soggiorno in città. Dire che Osaka è famosa per il suo castello e la sua vita notturna è riduttivo, ma oggettivamente sono le due cose che attraggono maggiormente chi la visita. Almeno una volta nella vita è obbligatorio perdersi nell'area di Dotonbori con il suo iconico canale illuminato di notte da centinaia di insegne luminose. Si mangia e si beve 24 ore su 24. Se adori lo street food hai trovato il paradiso. La tentazione di strappare il biglietto aereo per tornare sarà fortissima. Osaka è una città dionisiaca in cui sembrerebbe che il piacere sia messo al primo posto. Tra tutti i locali in cui andare a bere, mangiare e cantare, ne puoi trovare alcuni particolari, che al loro ingresso hanno delle foto, con dei volti in primo piano di ragazze e ragazzi, a seconda dell'orientamento del locale. Riflettendoci, l'esposizione al pubblico di quelle facce mi ricorda in tutto e per tutto proprio i ristoranti giapponesi, al cui ingresso puoi trovare la replica in cera della pietanza che puoi scegliere e consumare all'interno. I locali di cui sto parlando sono gli Host Club. Ti spiega bene cosa sono il documentario del 2006 The Great Happiness Space, opera filmica premiatissima che mostra il dietro le quinte aberrante di questo genere di attività. Gli host club si trovano in tutto il Giappone e non sono nulla di illegale, sono luoghi in cui pagando puoi bere in compagnia del lui o la lei che hai scelto prima di entrare nel bar. Più ordini da bere e più tempo puoi passare a conversare. Niente sesso, nessun tipo di rapporto fisico tra cliente e host, tanto più che la prostituzione in Giappone è illegale, però tra poco ti spiegherò invece chi, dove, come e quando, fatta la legge, trovato l'inganno. Il documentario di cui ti parlo racconta la vita di questi ragazzi che passano tutto il tempo a bere perché più bottiglie di champagne riescono a vendere, più guadagnano, tenendo al tavolo la cliente il più tempo possibile, ammaliandola, ridendo, scherzando, facendola sentire speciale. Questo però ha delle conseguenze, perché i ragazzi hanno dei turni di lavoro massacranti e loro stessi bevono in modo sfrenato, accusando problemi al fegato gravissimi. Ma se negli host club per uomini ci possiamo immaginare che i clienti siano uomini facoltosi o padri di famiglia in fuga dalla routine quotidiana, ti sconvolgerà sapere chi sono le principali clienti degli host club per donne. Le ragazze che frequentano questi locali non sono donne facoltose annoiate, nella maggior parte dei casi sono lavoratrici delle soap land. Cos'è una soap land?
Sulla carta una sorta di Sento, il bagno pubblico, te ne ho già parlato, ma per soli uomini, in cui è a disposizione una signorina che paghi per farti lavare. Il fatto è che chi va nei Sopland, luoghi assolutamente vietati agli stranieri, non va solamente per farsi lavare, è risaputo che poi tra il cliente e la ragazza ci sarà un rapporto ben più intimo. Tutto giustificato dalla legge giapponese e da chi gestisce questi luoghi, dal fatto che probabilmente mentre la ragazza lavava l'uomo, tra i due scoppi improvvisamente l'amore e non ci si possa far niente, che non si tratta di sesso a pagamento, ma di sola attrazione fisica tra due adulti consenzienti. Sembra folle quello che ti ho appena detto, ma la giustificazione è esattamente questa. Fatta la legge, trovato l'inganno. E mi dirai, ma cosa c'entrano gli host club allora? C'entrano e come? Perché le ragazze che lavorano nelle soapland sono tenute ai margini della società e nessun uomo vuole avere relazioni con loro al di fuori del luogo in cui forniscono le loro prestazioni. Quindi per avere relazioni sociali al di fuori del luogo di lavoro, se così vogliamo chiamarlo, vanno a spendere i loro soldi negli host club, pagando di tasca loro per avere compagnia, in molti casi anche indebitandosi a causa delle cifre astronomiche che spendono per passare del tempo con il loro host preferito, ordinando champagne su champagne. L'host deve illudere la ragazza che prima o poi i due avranno una relazione al di fuori del locale, un modo per spillarle più soldi e diventare l'host più popolare e richiesto del club. Il documentario è reperibile gratuitamente su YouTube, sottotitolato in lingua inglese, e ha l'enorme merito di mostrare questo sconosciuto aspetto della società giapponese. Le luci di Osaka così forti da nasconderne le ombre. Se vuoi conoscere te stesso e il mondo, è obbligatorio prendere un treno quando sei in Giappone. Un treno che va verso sud e visitare un luogo in cui il 6 agosto del 1945 una grossa luce nel cielo cambiò il mondo per sempre. Prossima fermata, Hiroshima. Quanto fa male, perché appena scendi dal treno, se ci pensi, quello che vedi sai che è stato ricostruito da zero. Sai che lì c'è stato uno dei più grandi genocidi della storia dell'umanità. Sai che lì l'uomo ha dimostrato che con un solo ordigno può segnare le vite di un'intera popolazione e cambiare le sorti del mondo in un istante. A Hiroshima devi visitare il Museo della Pace. Ne uscirai migliore, ne uscirai cambiato, vedrai le cose da una prospettiva diversa, lo devi, lo dobbiamo, alle vittime innocenti di quella tragedia, che con la loro morte ci hanno insegnato che non deve accadere mai più. Ti sembrerà assurdo, ma di tutto il Museo della Pace, delle centinaia di foto, reperti, resti, tracce, la cosa che mi ha segnato di più è stata la visione di un cartone animato, Hadashi no Gen, Generazione a piedi nudi, del 1983, tratto dal manga di Keiji Nakazawa. In questa piccola saletta del museo ho visto l'anime che raccontava per filo e per segno come si sono svolti i fatti del 6 agosto del 45, tutto dal punto di vista dei civili che vivevano a Hiroshima. L'immagine che non dimenticherò mai è l'effetto dell'onda d'urto della bomba sui civili inermi. Ma Hiroshima, oltre a essere memoria, quella con la M maiuscola, è anche vita, bellezza, gioia. Si respira la volontà di una città di dimostrare che si può rinascere e risorgere senza però mai dimenticare il passato, l'enorme voglia di normalità dopo un'immane tragedia, i vivi che onorano la memoria dei morti nel migliore dei modi, divertendosi e provando piacere e perché no, seduti intorno a una tavola. E quindi è normale che ora uno dei simboli di Hiroshima sia l'okonomiyaki, il piatto tradizionale di cui vanno fieri, che è una sorta di frittata di pasta, non decisamente la pizza giapponese, come la definisce qualcuno, perché l'okonomiyaki alla Hiroshima è diverso da quello di Osaka, essendo formato da più strati e avendo in aggiunta anche i noodles saltati. Dopo esserti rifocillato, ti consiglio di andare a prendere un traghetto per l'isola di Miyajima, visitare il santuario di Itsukushima e realizzare che l'uomo può essere sì un mostro, ma anche in grado di realizzare cose straordinarie, perché esistono luoghi sulla Terra in cui si può fare pace con se stessi e tutto quello che ci circonda, magari meglio se mangiando delle ostriche giganti, la specialità dell'isola, bevendo una birra, guardando il mare, ripensando alle luci e alle ombre di Osaka.
al dolore e alla voglia di vivere di Hiroshima. Alla prossima puntata, grazie per l'ascolto e ovunque tu sia, fai buon viaggio. Odore del Giappone è un progetto indipendente di Lorenzo Ciani. Condividi sui social Odore del Giappone e segui la pagina Instagram.